di fare questa cosa? Spieghiamo un Che pensi di... attimo il motivo di questo live, innanzitutto, magari presentandoti, dicendo chi sei come persona e di cosa ti occupi, cos'è questa quantum healing. Diamo insomma un inizio, iniziamo a presentare Cettina anche come persona e come terapista. Sì. Ok, allora, quindi mi chiamo Cettina Casella, sono un medico specializzata in medicina interna e successivamente, dopo la medicina interna, ho studiato psicoterapia 4 anni a Roma e poi mi sono trasferita, nel frattempo mi sono trasferita a Londra dove al momento vivo. Qui a Londra ho studiato e pratico la Quantum Healing Hypnosis, che è un tipo di ipnosi che è nato in America. La fondatrice si chiama Dolores Cannon e adesso è morta. È E morta da comunque poco, lei ha giusto? lavorato qualche anno, sì, sì. Mhm. Comunque lei ha lavorato per più o meno 40 anni con questa tecnica e ha iniziato quando ancora non si parlava proprio di regressione alle vite passate e quando diciamo non si sapeva nulla di tutto quello che si sa adesso rispetto alle cose che sono uscite fuori con la quantum healing hypnosis. E proprio lei ha iniziato in realtà facendo, vabbè, adesso sto parlando più di lei che di me, però poi dopo Vabbè, aggiungerò è altre cose importante su di lei. spiegare, partire da chi è stata la fondatrice di questa quantum healing, perché Sì. poi spiegheremo anche qual è la differenza tra l'ipnosi regressiva e invece la quantum healing secondo la tecnica di Dolores Cannon, giusto? C'è una differenza. Esatto, esatto. E quindi completando su di lei, quindi lei ha iniziato facendo delle ipnosi con suo marito, praticamente lei era l'assistente di suo marito e suo marito faceva delle ipnosi per chi fumava, per chi beveva, per rilassare, insomma delle classiche ipnosi. E poi un giorno è successo che mentre stavamo facendo un'ipnosi a una signora, a un certo punto questa comincia a parlare di cose che appunto non erano relative alla vita che stava vivendo in quel momento. E praticamente lei si trova mentre parla, descrive appunto dei luoghi e delle situazioni che erano più o meno nel 1920 lì in America. E quindi chiaramente loro non sapevano che cosa stesse succedendo, però si incuriosiscono e da lì cominciano a fare su di lei, ovviamente spiegando dopo a lei che cosa era successo e chiedendole ovviamente il consenso, cominciano a fare una serie di ipnosi e scrivono praticamente tutto quello che si sono detti lo registrano e poi viene scritto un libro che si chiama Cinque vite ricordate, Lives Remembered, che però non è stato tradotto in italiano. Però è un libro molto interessante perché proprio, cioè, lo scopo di questa ipnosi era capire che cosa, quante vite passate questa persona aveva avuto, cosa aveva vissuto durante queste vite passate. E non, diciamo, non c'era nient'altro oltre che la regressione alle vite passate all'inizio. Poi nel tempo, invece, oltre alla regressione alle vite passate, Dolores ha sviluppato questa seconda parte. Qui viene la differenza tra questo tipo di ipnosi e altri tipi di ipnosi regressive e ha sviluppato questa seconda parte che è il dialogo con il sé superiore. Quindi a questo punto forse dovremmo dire che cos'è il sé Sì, superiore. sì. E, e lì, ecco, forse non è proprio facile definirlo. Io in genere dico che il sé superiore è la parte più saggia di noi, quella che conosce perché siamo venuti sulla Terra, che cosa volevamo, che esperienze volevamo fare,
che cosa volevamo imparare, qual era lo scopo della nostra vita. Quella che ha diciamo, in memoria anche tutte le vite passate, che conosce... ehm, Luana, ci sei ancora? La tua immagine si è bloccata. Vediamo un po'. Io continuo a raccontare, dicevo, quella che conosce appunto tutte le vite passate e diciamo la finalità per cui le vite passate, ecco, abbiamo perso Luana. Fammi rimettere, fammi riaggiungere Luana. Così era Problemi caduto tecnici. un attimo. Ci Allora, avevamo perso. spiegando, Dove sei rimasta? ero andata un attimo col mio sé superiore a fare quattro chiacchiere. E quindi Allora, niente, mi stava spiegando alcune cose. E quindi sì, insomma dicevamo è questa parte molto profonda di noi, alla quale poi se stiamo in una certa anche tranquillità o centratura o come vogliamo chiamarla, vibrazione energetica, riusciamo a trovare un po' anche quelle risposte o tante altre cose di cui poi ci serviamo per andare avanti, no? Nella vita, per affrontare anche i problemi che ci arrivano e quindi ci porta a crescere e forse anche a maturare piano piano, assolutamente. riconoscere. E io direi che, ecco, quando siamo in uno stato di veglia normale, siamo spesso confusi dalla mente, nel senso che abbiamo degli schemi mentali, abbiamo delle influenze culturali, ci sono dei sentimenti che si mettono in mezzo, ci sono le paure, la rabbia, la gelosia, quant'altro che si mette lì in mezzo. Ehm, E rende tutto questo rende difficile capire che cosa noi vogliamo veramente, chi noi veramente siamo. Ehm, quindi in ipnosi quello che succede è che in realtà noi riusciamo ad acquietare questa parte qui. Non dico che l'annulliamo completamente, però la acquietiamo e in quel momento abbiamo la possibilità di sentire più forte, in maniera più forte, invece questa parte che è lì e che praticamente è chi noi siamo veramente, cosa veramente vogliamo. Infatti, faccio un esempio rispetto al tipo di domande che in genere si portano, appunto per la seconda parte dell'ipnosi. E spesso le persone chiedono proprio che cosa devo fare, nel senso, per esempio, che ne so, rispetto a un lavoro, rispetto a una persona con la quale stanno, rispetto a un figlio, a una qualsiasi situazione. Spesso la domanda che si pongono è che cosa devo fare. Ehm, E, appunto questo è indice del fatto che ecco, quando in realtà noi siamo in uno stato normale di veglia è difficile, tante volte siamo confusi, sentiamo delle contraddizioni dentro di noi e c'è difficile Il fare famoso delle rumore scelte, della specialmente mente, se... Mm? il famoso rumore della mente che non ci lascia ascoltare altro. Sì, perfetto, sì, sì, esatto. Ehm, E, quindi è un po' come quando si va in meditazione per cercare delle risposte, no? E Mhm. la differenza, grossa differenza, è che in questo caso non sono necessari anni di training per riuscire a visualizzare o a trovare delle risposte, ma semplicemente, anche se uno non ha mai fatto meditazione, entra in ipnosi e comincia a vedere, ecco, a visualizzare delle cose e riceve delle risposte. Quindi è molto, diciamo, efficace da questo punto di vista. Cettina, vorrei farti una domanda che spesso mi pongono anche le persone con cui io lavoro, con cui ho a che fare. Sì. Perché l'importanza, come dicevamo prima, no? Portare una persona a una certa centratura, quindi attraverso l'ipnosi questo accade e si ha quel famoso silenzio che ci permette di poter ascoltare quel sé superiore dentro di noi.
perché l'importanza invece di andare a rivisitare quella che è una vita passata, quindi degli episodi che apparentemente noi già abbiamo vissuto, ehm, cosa, quali sono i benefici che ci può apportare vedere, rivivere quello schema, quel blocco che fa parte appunto di una vita però passata. Sì. Allora, prima di rispondere, ti posso chiedere di mettere il telefono da qualche parte così che non vibra? Perché vedo la tua Eh, immagine, non è tipo in facile. automatico, che tu chiami da Ischia, quindi ho un'immagine marina. Non è facile, aspetta che adesso Se ci faccio. riesci. Mm, Ehm, perché ti devi spostare in giro. No, se no rimani ecco. là, va bene, uguale. Non ha importanza. Pensavo che potessi semplicemente appoggiarlo da qualche parte. Vediamo, ma non credo, cioè, vabbè. E che poi se si vede anche un po' più distante è meglio. Allora, mentre tu ti aggiusti, io rispondo alla domanda, perché è una domanda molto importante e molte persone la fanno. Proprio ultimamente in una ipnosi che poi pubblicherò, perché la persona mi ha dato il consenso, e praticamente uno, appunto il sé superiore di questa persona mi fa: perché andare nelle vite passate? Perché quest'ansia di vedere le vite passate? E quindi questa, diciamo, la risposta di questo sé superiore viene proprio a puntino su questa domanda qui che tu mi fai. E, e in effetti non ci dovrebbe essere questo bisogno, se non che certe persone in certe situazioni diciamo che in qualche modo rimangono legate ad episodi che sono successi nel passato. E questo, diciamo, in psicologia è vero anche per questa vita, nel senso, ciò che ti succede in passato, uno potrebbe dire quello che è passato, perché io devo pensare a ciò che mi è successo nella mia infanzia, che ne so, al fatto che i miei genitori, sto facendo un esempio, no? Mi abbiano maltrattato oppure che io abbia avuto qualche trauma, no? Se non che purtroppo se tu non vai in qualche modo a lavorare su queste situazioni, in qualche modo queste situazioni te le trascini dietro. O perlomeno ti trascini dietro quelle che sono le conseguenze di queste situazioni. Ed è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa quando parliamo di vite passate. Cioè, se ci sono dei traumi o delle situazioni che comunque sono rimaste, che non si sono chiuse, possiamo parlare a livello psicologico, possiamo parlare anche a livello energetico, no? Delle situazioni che non si sono chiuse, e è bene che queste situazioni si chiudano a un certo punto. Adesso questo si può fare in molti modi, non è detto che uno debba fare una regressione alla vita passata e conoscere esattamente che cosa sia successo. Puoi anche non sapere nulla di quello che è successo, ma lavorare a livello energetico o a livello emotivo. Per esempio, se fai una terapia psicologica, puoi lavorare sulle tue emozioni e sulle tue reazioni senza necessariamente dover sapere nulla di quello che ti è successo prima. Però diciamo che comunque è sempre buono e aiuta, diciamo, aiuta la mente perché ti dai una spiegazione del perché ti succede quella determinata cosa o hai una determinata reazione in una certa situazione. Quindi secondo me, ecco, è importante. Però diciamo, non è una cosa che fanno tutti, in realtà, come dicevo, ho avuto delle sedute nelle quali la persona andava direttamente al colloquio con il sé superiore, senza, o subconscio, senza passare attraverso l'esplorazione delle vite passate. E come dico io sempre, siccome non sono io a guidare, cioè io sono una facilitatrice, ecco, è la persona stessa a guidare la propria seduta. E quindi tu vai in ipnosi e io ti dico vai nel luogo e nel tempo più appropriato
Quindi è il tuo subconscio, il tuo sé superiore che decide dove andare e può anche decidere di non mostrarti assolutamente nulla. E ho avuto delle sedute in cui persone vedevano colori e poi dopo abbiamo capito che ecco, stavano ricevendo una guarigione attraverso i colori. Adesso non so in italiano come si dice, un po' come la sound healing, la guarigione attraverso la musica. E Sì. ho avuto persone che vedevano colori e attraverso i colori ricevevano quella vibrazione ed era la vibrazione che gli serviva. Quindi stiamo parlando di guarigione energetica. Però dico io, quello che è importante è che si lasci spazio proprio al sé superiore di agire e di fare quello che deve fare e si dia completamente carta bianca e fiducia. Io sono sempre dell'idea che qualsiasi cosa succede è quella giusta, quella che ti deve succedere, non ha importanza, cioè qualsiasi cosa tu vedi, anche se vedi poco o anche se vedi cose spiacevoli, a volte è successo, questo è quello che ti deve La succedere, quello che... fiducia in se stessi, nella propria anima, nella guida del sé superiore è il primo passo per poter affrontare un certo tipo di percorso interiore in modo assolutamente tranquillo, con la fiducia che tutto sia perfetto e tutto sia propedeutico proprio alla nostra guarigione. In questo Sì, modo anche quello che noi vediamo come problemi fondamentalmente poi risulteranno semplicemente come delle prove da superare e lì comincia anche un po' la parte ludica di questo che è il nostro percorso. sì, Allora, qui ho assolutamente. Roberto Colombo che mi chiede, ma si rimane coscienti oppure si entra in stati senza coscienza? Questa è una Allora, domanda che è frequente perché poi le persone hanno un po' paura di lasciarsi andare e di, tra virgolette, addormentarsi senza sapere cosa sta succedendo. ok. Allora, Roberto, grazie della domanda. Sì, in effetti la chiedono in molti. Con questo tipo di ipnosi che faccio io, il 99% delle persone in genere è cosciente tutto il tempo. Quindi è come se loro sapessero che stanno parlando con me, che stanno insieme a me, che stanno facendo questa cosa, ma in contemporanea che stanno vedendo quella vita o che sono comunque in quell'altra situazione, se per esempio stiamo parlando con il sé superiore. E in molti mi dicono che per esempio magari hanno omesso di dire certe cose, che significa che tu in quel momento hai il controllo. Oppure per esempio se vedi una cosa che non ti piace tu me lo puoi dire, mi puoi dire spostami da questa scena, non la voglio vedere. Io lo dico sempre all'inizio, ecco, se c'è una cosa che è troppo pesante, non la vuoi vedere più, ti sta facendo male, eccetera, dimmelo e io ti sposto. E quindi c'è sempre comunque la coscienza di quello che tu stai facendo. E mi è successo proprio, forse, ecco, in un anno che pratico questo tipo di ipnosi, una volta sola, di avere una signora che era in uno stato molto molto profondo di ipnosi. Ecco, in quel caso era talmente profondo che non sapeva nemmeno che stava parlando in inglese con me. E siccome in quel momento era in una vita in cui era in Francia, ed era ovviamente un uomo francese, e io gli ho chiesto, gli ho detto, ma tu parli inglese? E lui, che in quel momento era un uomo, mi fa, ah, no, ma mia moglie parla un po' di inglese, io solo qualche parola. E ovviamente stavamo parlando in inglese. Quindi è stata una cosa simpatica. Però dico, a parte questa persona qui, quindi a parte qualche caso raro che vanno... ehm, ecco, Betty sta commentando che io ero cosciente ed è stata una bellissima esperienza. Grazie, Betty. Sì, Quindi è un po' a come parte qualche guardare raro un caso. film in modo cosciente, ma allo stesso tempo un film in cui ci si identifica molto, ci si... Sì, Come assolutamente. nasce Non è, questo film? non è come guardare non è come guardare un film, perché in realtà tu sei dentro la scena.
È come il sogno in realtà, è più, diciamo, l'esempio del sogno è più azzeccato perché tu sei dentro la scena e stai vivendo, provi sentimenti, spesso le persone se hanno da piangere piangono oppure ridono. Ehm, quindi insomma c'è tutto lo spettro dei sentimenti mentre fai questa esperienza, è una cosa abbastanza forte, molto bella. Bene. Quindi Cettina, tu a chi consiglieresti la quantum healing? O meglio, in quali casi pensi che sia applicabile, magari in quali no? Cioè, possono alcune persone essere più predisposte a questo tipo di tecnica, mentre magari altre, non so, possono risultare Allora, più sì, ovvie? nella tua domanda ci sono tre domande. Allora, innanzitutto direi quali sono le controindicazioni, cioè chi non la può fare, perché ci sono persone per le quali è controindicato fare ipnosi. Sono persone che hanno avuto, per esempio, o soffrono o hanno sofferto di epilessia, oppure che hanno avuto problemi di malattie mentali pesanti, oppure che hanno, cioè non parlo di semplice depressione o ansia, parlo di schizofrenia o stati psicotici. Poi non si può fare, e nei casi in cui ci sono problemi tipo di demenza senile, Alzheimer, situazioni nelle quali la persona non è completamente consapevole, non si può fare nei bambini. Eh, diciamo, vabbè, l'ultima controindicazione, questa dei bambini, è un po' più legata alle assicurazioni che non coprono, perché in realtà non è che succede nulla se si fa nei bambini, però non si può fare. Al momento le assicurazioni non coprono. E poi invece, diciamo, a chi può essere utile? La mia risposta è può essere utile a tutti e in particolare perché secondo me può essere utile a tutti? Perché comunque è un conoscersi meglio, è un entrare profondamente dentro di sé, capire perché si è qui sulla Terra e che cosa, qual è lo scopo della propria vita e quali sono le lezioni che si è venuti a imparare. Quindi sicuramente è una cosa che è utile per tutti, che tutti possono fare, insomma, per progredire spiritualmente in maniera più veloce. Poi quando io dico progredire spiritualmente, in realtà sto parlando non solo di una progressione spirituale, ma anche di una progressione proprio come essere umano, ehm, cioè io la psicologia e la spiritualità in realtà non le separo, perché secondo me proprio è lo sviluppo della persona come essere umano. Che Sviluppata la metapsicologia, che è proprio questa psicologia che cammina pari passo con il processo spirituale all'interno di ognuno di noi, quindi migliorare come persona sia dal punto di vista spirituale, ma anche proprio umano, nel quotidiano, no? L'improving yourself, essere una persona sempre migliore. sì, sì, assolutamente. E quindi sì, la consiglio a tutti. E penso che, ecco, tra l'altro sia anche un'esperienza simpatica. E spesso le persone mi chiedono, diciamo, ho paura che magari ho paura di vedere cose che non voglio vedere, ho paura di sapere cose di me che non voglio sapere. E io in genere li rassicuro perché in realtà, siccome appunto, come dicevo, è il loro sé superiore, il loro subconscio che guida, e non è possibile vedere cose che loro non vogliono vedere, perché il subconscio non lo permette. Cioè, il subconscio sei tu, cioè sei tu a un altro livello, quindi tu lo sai che cosa sei capace in quel momento di vedere, di sopportare se è una situazione pesante e che cosa no. Quindi io direi che questa paura è assolutamente infondata. E anche quando ho avuto delle situazioni in cui rare persone che magari particolarmente tribolate
hanno visto delle vite molto difficili e si sono trovati in situazioni un po' difficili e quello è stato per il loro bene, cioè è quello che loro facevano in quella situazione serviva a loro per, diciamo, smuovere delle cose dentro. E quindi, diciamo, comunque è sempre una cosa che è utile fare. E, tra l'altro, ecco, non ho detto, e mi è venuto in mente adesso, e sarebbe bene aggiungerlo, che non tutti regrediscono alle vite passate, cioè dipende da quello in cui tu credi. Se tu sei, per esempio, cattolico, cristiano e non credi delle vite passate, non è un problema. Perché in quel caso o regredisci nella tua di vita oppure regredisci, oppure vedi delle situazioni immaginate nelle quali appunto comunque ci sono, come in un sogno, c'è un simbolismo, è una serie di eventi che succedono e tu in qualche modo devi agire, devi fare delle cose per riuscire a risolvere delle situazioni. E vedo che c'è una domanda lunga. Stavo Chiedo per leggendo Roberto. il commento di Roberto in cui dice: c'è una percentuale alto definitiva, oppure ci sono dei casi patologici che non si possono curare, intendo che non vogliono cambiare inconsciamente. A me continua a ripresentarsi questa cosa nella mia vita e prima o poi lui vorrebbe farla, crede che ne avrebbe bisogno, perché ci sono alcune dinamiche distruttive, o in ogni caso negative, che dopo un determinato tempo di presunto benessere si ripresentano, quindi facendogli poi perdere i rapporti col maschile o femminile. Quindi quello di cui parla Roberto mi sembra di capire, insomma, eh, si presentano delle problematiche ciclicamente che lui magari in un primo momento pensa di aver risolto, comunque sulle quali crede di aver lavorato, però poi puntualmente gli si ripresentano. Sì. E questo insomma. Allora qua c'è da dire una cosa, che alcune persone appunto non riescono a risolvere completamente una situazione, non parlo solo della quantum chimica, parlo diciamo in generale, perché in realtà quella è la lezione che loro hanno scelto di imparare nella loro vita, nella loro presente, corrente incarnazione. Che significa che se chiaramente se io sono venuta per esempio per imparare come relazionarmi nella coppia oppure per approfondire che cosa significa avere fiducia in se stessi, oppure non lo so, qualsiasi altra cosa io sia venuto per imparare in questa vita, è chiaro che ci metterò tutta la vita per impararlo, quindi hai programmato una cosa che più o meno sarebbe durata a lungo, non è una cosa che tu poi dopo, ecco, dici prendo coscienza del fatto che ho un problema di fiducia in me stesso, vado a fare questo tipo di terapia e questa cosa viene completamente curata. Ecco, non funziona così semplicemente perché è un processo molto più lungo e ci vuole molto più tempo. Non sto dicendo che non si possono, che le situazioni non si possono sistemare assolutamente, anzi siamo qui per questo, ci siamo incarnati per trovarci in certe situazioni che diciamo che ci mettessero poi in una condizione di dover lavorare su quella determinata, diciamo, problematica, ecco. E Diciamo quindi che in ci genere è sono una scelta. situazioni sulle quali bisogna passare più e più volte appunto per andare a lavorare e a sciogliere quel blocco. Sì, E, sì, sì, quindi la esattamente. quantum In healing poi genere ti porta alla consapevolezza di quella situazione, sta poi all'individuo fare il lavoro dovuto. sì, sì, sicuramente con l'ipnosi, così come con tante altre tecniche. Io non voglio dire che l'ipnosi cioè, che sia l'unico tecnico, ma anche per esempio con la meditazione o comunque con lavori psicologici si può raggiungere un livello di consapevolezza molto alto. E purtroppo la consapevolezza non sempre corrisponde a un risolvere una situazione.
succede spesso molto anche in psicologia, per esempio quando si fa psicoterapia, spesso la persona riesce a capire il perché si trova in una certa condizione e ha determinate reazioni o sentimenti, e ricollegano magari questa cosa con cose che sono successe nell'infanzia e tutto il resto, però la situazione rimane così, e nel senso che dalla consapevolezza al cambiamento c'è comunque un passaggio, quindi non è immediato, prendo consapevolezza, quindi sono guarito, no. Prendo consapevolezza vuol dire adesso ci posso lavorare su questa cosa, ci posso lavorare in maniera più consapevole, ecco perché so qual è il mio problema, so su che cosa sto lavorando e come ci lavoro poi dopo è tutta un'altra storia. Spesso durante le sedute di, di, ehm, durante le sedute che faccio, quando parlo con il sé superiore, noi proprio chiediamo al sé superiore, possiamo risolverlo questa cosa durante la seduta o puoi darci indicazioni su come la persona deve lavorare? Per esempio, tante volte chiedo, magari ha bisogno di fare un po' di psicoterapia, ha bisogno di fare meditazione, c'è qualcos'altro che la persona può fare per cercare di risolvere questa situazione. Quindi sì, è una cosa che si fa durante la seduta, la consapevolezza non è tutto purtroppo. Intanto Vincenzo Meni ci sta chiedendo se ci sono dei corsi, beh, immagino li voglia intendere delle sedute, e insomma Sì, perché si sta appassionando all'argomento. sì. Ehm, Vuoi allora, per quanto rispondere tu? riguarda le sedute, abbiamo detto, adesso noi siamo qui a spiegare, proprio per far sì che le persone capiscano di cosa si può trattare e se eventualmente possono essere interessate a questo tipo di percorso. Cettina, come diceva, magari lo puoi dire tu, insomma, tu operi a Londra, fai base a Londra, ma ti muovi anche in giro per l'Italia. Sì, assolutamente. E prossimamente a novembre andrò a Pescara e quindi se qualcuno mi sta seguendo da Pescara e vuole aggiungersi, penso di avere ancora uno spazio libero perché poi la settimana è tutta piena. E poi ho in programma Torino probabilmente per gennaio e poi ho avuto tante richieste dalla Sardegna. Ehm, per il resto dell'Italia, ecco, ho avuto poche richieste, quindi dovreste farmi sapere da Sì, dove, infatti, da dove... questo per rispondere a Vincenzo come a tutte le persone che si stanno approcciando a un percorso interiore e stanno cercando magari delle risposte e pensano che nella quantum healing o magari anche in altre tecniche olistiche possano trovare queste risposte. Per quanto riguarda Cittina, noi stiamo organizzando un gruppo proprio qui su Ischia, per cui prima possibile, insomma, io mi auguro che entro la primavera questa cosa si possa realizzare. Faremo una serie di incontri, poi decideremo quanti giorni, insomma, Cettina potrà stare qui con noi. Faremo una serie di incontri in cui chiunque interessato e a una seduta o anche insomma a una consulenza, cercare di capirci qualcosina in più, potrà ecco appunto usufruire di Cettina e di questo che è il servizio della Quantum Healing. Ovviamente poi tutto questo verrà riportato nel gruppo che noi abbiamo, quindi vi terremo informati. Faremo anche altri live dove insomma mano a mano spiegheremo sempre di più, risponderemo anche di più alle vostre domande, perché tanta gente, ad esempio anche per strada, insomma a volte parlando, mi chiede, è interessata, però c'è ancora una sorta, io dico, di paura, ma legata proprio al fatto che non tutti sono pronti a sapere, a sapere di se stessi. E quindi diamo il tempo a queste Assolutamente. persone di poter maturare, di poter decidere e seguire poi, se è il caso, insomma, questo percorso. Quindi Sì. assolutamente noi abbiamo in programma di svolgere delle attività qui anche su Ischia. Sì, Vincenzo, la pagina c'è, poi ti mando l'invito, insomma, ti aggiungo, di modo che tu potrai seguire tutto quello che Sì. sono i nostri post, le attività e quant'altro. Lo diciamo per tutti, il nome del gruppo che abbiamo creato si chiama Quantum Healing Hypnosis Italia.
E poi comunque alla fine di questo video metteremo il link per tutti per potersi aggiungere. Esatto. E poi Vincenzo ti mandiamo Quindi anche Cristina, che altro aggiungere sulla quantum healing? Abbiamo un po', insomma, fatto un discorso abbastanza ampio. Se qualcuno ha delle domande specifiche, ce le può anche segnalare qui adesso, così rispondiamo in diretta. Luana, forse posso dare qualche nota tecnica nel senso della tempistica, più o meno di come funziona e anche il costo. Mm. Certo, E assolutamente. quindi ecco, una seduta più o meno dura 5 ore e non, cioè, si fa una seduta, magari una seduta all'anno, una seduta ogni 6 mesi. Non sono sedute che si fanno assolutamente, diciamo, in maniera frequente, anche perché poi da quello che esce, da quella nuova consapevolezza, insomma, bisogna più o meno lavorarci su quelle robe lì. Non si può semplicemente, ecco, fare il download di informazioni senza farci nulla con quelle informazioni. Quindi è una seduta che si fa, diciamo, ogni anno più o meno, se uno la vuole fare ogni anno, o anche una volta nella vita, c'è gente che la fa una volta nella vita e sta a posto. E a me non piace l'idea che le persone diventano dipendenti da una tecnica, preferisco pensare che con quella tecnica io ti ho mostrato la via per contattare il tuo sé superiore e che poi tu diventi autonoma e indipendente in questo. E comunque, ritornando a come funziona, le prime 2 ore più o meno si chiacchiera, così io più o meno raccolgo tutta la storia della persona, capisco da dove vengono più o meno le domande che la persona fa. E durante quelle 2 ore ovviamente faccio anche un po' di psicoterapia, perché chiaramente essendo questo è il mio lavoro, lo aggiungo. E poi dopo ci sono 2 ore in cui la persona è in ipnosi. E spesso le persone dicono, ah, ma è troppo lungo, però in realtà quando vengono non la sentono la lunghezza, nel senso che in genere quando sei in ipnosi non ti rendi conto del tempo. E 2 ore, quando passano 2 ore, in realtà tu pensi che siano passati mezz'ora, massimo un'ora, ecco, 3/4 d'ora. E si perde proprio la cognizione del tempo, quindi in realtà non è stancante per la persona che lo fa. E poi, ecco, il costo qui a Londra al momento è di 100 sterline, passerà a 130 nei prossimi mesi, mentre in Italia al momento è di 130 euro, diciamo, quando ho un numero adeguato di persone. Chiaro, se invece uno dice, ah no, tu devi assolutamente venire qui, io ti pago il viaggio, ti pago l'alloggio, eccetera, e non mi importa, l'importante è che vieni a farmi la seduta, anche se non c'è nessun altro nella sua area, io lo faccio, non c'è problema, vado anche per una sola persona. Altrimenti per avere un prezzo ordinario bisogna che da quella zona io abbia almeno 4-5 persone, perché altrimenti no, tutte le spese ovviamente di viaggio e di alloggio non ce la posso fare. Poi faccio sedute di psicoterapia online e faccio anche un altro tipo di ipnosi che si può fare online. Quando invece la quantum healing, molti me l'hanno chiesto, non si può fare su Skype o comunque in video chat, perché comunque diciamo ci possono essere delle situazioni particolari nelle quali è bene che l'ipnotista stia lì davanti al paziente. Ecco, quindi questa nota perché sicuramente molti poi dopo lo chiederanno, sono sicura, molti me lo chiedono. Perfetto. E, Poi e vabbè, poi ovviamente per eventuali informazioni, approfondimenti, potete contattare me o Cettina personalmente, insomma, e avrete ogni risposta e sì, assolutamente siamo sì. qua. Allora, vediamo Veronica cosa ci dice. Lei studia esoterismo da molto tempo per vari motivi. Sull'ipnosi in particolare, la regressiva non ha mai approfondito, ma per quello che lei ha potuto appurare, aspetta che sto un attimo, è molto pericolosa, che se non fatta bene è davvero difficile recuperare dopo. Quindi in realtà questo tipo di ipnosi non è una regressiva vera e propria,
Insomma, lei chiede, è una regressiva vera e propria? Perché, come ci diceva, secondo insomma, quelli che sono stati i suoi studi, sarebbe abbastanza pericoloso. Sì. Cettina, cosa ci possiamo Allora, dire? no, è importante questa domanda e grazie di averla fatta, e perché, ecco appunto, in effetti ci sono delle ipnosi che le persone fanno con altre tecniche che non hanno determinati, diciamo, salvaguardie per evitare che situazioni spiacevoli succedano. Sì, può succedere che ci siano situazioni spiacevoli quando si fa ipnosi regressiva. In questo caso no, perché per esempio Dolores Cannon, la fondatrice, diceva io in 40 anni di sperimentazione, perché ovviamente la tecnica l'ha inventata lei, quindi è partita proprio da zero, ho avuto situazioni spiacevoli, ho avuto situazioni in cui le persone si ritraumatizzavano o succedevano delle cose che non sarebbero dovute succedere. E per cui ho inserito nella tecnica stessa delle misure per evitare che queste cose possano risuccedere. Quindi la tecnica è molto ben validata in 40 anni di esperienza e tra l'altro è usata in tutto il mondo e al momento non sono segnalate nessuna di queste cose proprio per il modo in cui funziona. E ti spiego anche perché. Allora, innanzitutto, ecco, a differenza di alcune ipnosi regressive nelle quali si chiede alla persona di andare in quel particolare episodio di questa vita o di un'altra vita o in quel particolare tempo o in quel particolare luogo, in questo tipo di ipnosi tu non assolutamente lasci il subconscio, l'higher self decidere, scusa, il sé superiore, l'ho detto in inglese, decidere che cosa è meglio, che cosa è più opportuno che la persona vede. E questo è la prima, diciamo, è fondamentale cosa che previene ogni tipo di ritraumatizzazione, perché innanzitutto io ho avuto tantissimi pazienti che sono venuti raccontandomi traumi e non sono mai regrediti nel momento in cui il trauma è successo, che è una cosa fondamentale perché in altri tipi di ipnosi tu proprio fai regredire il paziente appositamente in quel trauma per cercare di risolverlo, ma in realtà questo diciamo che non so quanto veramente sia necessario innanzitutto e poi in realtà può anche ritraumatizzare la persona perché quando tu sei in ipnosi in realtà tu rivivi quello che è l'episodio, con tutti i sentimenti, le situazioni che stanno succedendo in quel momento. Quindi, ecco, dire alla persona vai nel luogo e nel tempo più appropriato è proprio un lasciare al subconscio e al sé superiore della persona di decidere che cosa mostrarti. E il tuo sé superiore lo sa che cosa tu sei pronto a vedere e che cosa non sei pronto a vedere. Non mi è mai successo che le persone si traumatizzassero in un anno di lavoro con questa tecnica. E poi ci sono delle altre salvaguardie, che io non le chiamo salvaguardie perché in inglese si dice safeguard, però non so se in italiano proprio non credo sia la traduzione giusta, delle altre misure per proteggere, diciamo. Sì. Vabbè, comunque mi avete capito, delle altre misure per proteggere la persona da situazioni spiacevoli e si dice per esempio all'inizio dell'ipnosi che la persona si deve proteggere all'interno di una piramide di luce e che niente gli può succedere, quindi glielo ripeti più volte, niente di brutto ti potrà succedere, cioè sarai protetto, ti sentirai al sicuro. E poi alla fine dell'ipnosi si ripete più volte di tutto quello che tu hai visto, nulla ti potrà danneggiare, nulla ti potrà nuocere. Quindi tutti questi suggerimenti che si danno in ipnosi aiutano proprio a essere sicuri che niente di spiacevole succederà. E in effetti adesso io vi racconto un episodio proprio che è successo a Dolores quando era all'inizio di questo percorso, ehm,
ecco, non si sapeva molto dell'ipnosi regressiva, quindi non è che lei poteva fare una scuola. Per questo lei, in qualche modo, ecco, 50 anni fa, l'ha dovuta inventare lei la tecnica. Ehm, quindi questo episodio è stato praticamente un po' spiacevole perché questa persona si è rivista in una situazione in cui veniva strangolata, poi dopo è morta, aveva il gattino dietro, ciao amici. Il mio gatto E nero. quando eccola, bellissimo. Quando si è svegliato aveva una striscia qui sul collo, tipo un livido. Perché, ecco, è strano a dirsi, ma il nostro corpo risponde, è come se riportasse delle memorie. Ehm, tant'è che quando tu sei in ipnosi, se vedi una cosa, diciamo, una cosa difficile, una cosa che... Se per esempio vedi il giorno della tua morte, può succedere di vedere il giorno della tua morte in un'altra vita, ovviamente, tu puoi sentire il dolore il dolore della A livello sofferenza fisico, intendi? A livello più fisico? fisico. Perché Infatti, nel cervello io in rappresenta genere... una memoria che ci portiamo da ogni vita, quindi chiaramente si riproduce, no? È stata registrata quella sensazione che si riprodurrà magari nel momento in cui noi la andiamo a rivivere anche a livello emozionale, giusto? E comunque anche in quel momento, quando la persona sente quel dolore, semplicemente io dico la frase e adesso questa cosa, questa scena che tu stai vivendo è passata e non devi, continua a viverla come osservatore, non devi sentire, il dolore. E quindi in quel momento la persona viene risollevata dalla sensazione fisica o emotiva. Quando per esempio, che ne so, stanno vedendo una scena molto difficile e sono emotivamente sconvolti, io posso semplicemente dire che in quel momento devono guardare la scena come osservatori. È sempre importante capire che sentimenti proverebbero, però in genere non glieli faccio provare più di tanto, perché se il sentimento è proprio molto molto forte, è meglio sollevarli da, da quello che stanno vivendo, perché comunque ce l'hanno, un assaggio ce l'hanno ed è in genere sufficiente. Beh, sì, in alcuni casi può essere davvero molto forte e Sì, magari non sì, tutti sono pronti. esatto. Quindi io credo che sia importante anche uno stato emotivo, ritornando alla paura, no, che si può provare in merito a questa esperienza. Tanto fa il terapista che riesce comunque, ecco, a metterti in una situazione di agio e quindi di protezione, ma bisogna anche avere un giusto stato emotivo e la giusta consapevolezza per cui si sta andando a fare quell'esperienza, di modo che ci si rende conto che la paura in realtà non dovrebbe essere, non ha motivo di essere, anzi, stiamo affrontando un qualcosa che poi ci può dare delle risposte e queste risposte ci danno la forza per poter affrontare ciò che in quel momento stiamo affrontando, una prova semplicemente. Sì, 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 assolutamente. No, i feedback di persone che fanno quantum healing sono sempre 100% positivi. Non dico che risolvono le situazioni, ma nel senso come esperienza è bella. Sono sempre molto contenti. Quindi ripetiamo il nome della pagina che abbiamo qui per quanto riguarda l'Italia. Sì, sì, Quantum Healing Hypnosis Italia. Quindi chiunque voglia iscriversi è un gruppo aperto e lì posto video di testimonianze oppure magari ecco, messaggi particolari che ricevo durante le sedute dai sei superiori. E insomma, tutto quello che riguarda la quantum healing e ipnosis. E lì si possono anche, cioè mi potete contattare, prenotare sedute o comunque dirmi da dove venite così vediamo quante persone sono interessate ecco, dalla vostra zona e si può organizzare. Allora, Vincenzo, Veronica ci dice comunque quindi si tratta di libero arbitrio e quindi di protezione. Non conosceva questa pratica, ovviamente lo scopo di questa diretta è proprio di portare a conoscenza questo tipo di tecnica perché
spieghiamo che diciamo viviamo anche in un periodo storico in cui la gente si sta aprendo molto alla ricerca del proprio io per tanti motivi che adesso insomma non staremo qui a spiegare. Comunque il periodo è anche abbastanza maturo e portare a conoscenza di tecniche come questa, insomma, è un po' la missione che alcune persone hanno. Quindi, vedi, abbiamo, insomma, Veronica è contenta perché è stata una spiegazione esaustiva e spera di conoscerti. Bene. Poi c'è Vincenzo che mi chiede se io ho provato questa tecnica. Allora, io faccio un percorso spirituale da tempo ormai. Questo percorso a un certo punto si è incrociato con il percorso di Cettina, non a caso chiaramente. Ho fatto un'ipnosi regressiva, non la quantum healing, per conto io prima ancora che conoscessi Cettina, quindi io già di mio nel mio percorso ho approfondito inizialmente con Brian Weiss e poi con Dolores Cannon quella che è l'ipnosi regressiva. Sì, tecnica in cui io credo molto perché io lavoro molto sulle mie vite passate per far sì che alcune cose in questa vita vadano meglio, quindi per migliorare il mio stato attuale. Ho avuto dei riscontri, ho avuto comunque ottimi feedback in quanto mi sono resa conto che in fondo quello che noi definiamo una vita passata, tanto passata non è, perché poi ci rendiamo conto che il tempo è relativo e che se vogliamo siamo capaci di andare avanti e indietro anche a nostro piacimento e usare questo tipo di tecnica, che è l'ipnosi regressiva, ehm, un po' ecco, per tornare laddove ci interessa tornare, ma alla fine comunque di stare bene qui. Quindi con Cettina ho in programma, ecco come dicevo, di organizzare degli eventi qui e chiaramente quello che mi interessa è provare la quantum healing. Cosa che al momento non mi è possibile proprio perché, come diceva Cettina, lei non consiglia la quantum a distanza, anche se comunque con lei stiamo facendo degli altri tipi di lavoro. Prima c'era chi chiedeva in chat, ma tu, Cettina, ti occupi solo di ipnosi? Quindi spieghiamo anche quali sono invece i lavori a distanza che si possono fare per chi fosse già interessato ad avere dei primi contatti con te. Ok, no, non faccio solo ipnosi, faccio anche psicoterapia. A parte lavorare come medico, ma non credo vabbè, è un background che può essere utile anche quando si fa psicoterapia. E a distanza faccio sia psicoterapia che ipnosi, diciamo in video chat, però non faccio la quantum healing. Quindi sì, faccio anche delle altre cose, sono ben contenta di farle se qualcuno me li chiede. Bene. Che altro aggiungere, Cettina? Quindi se non abbiamo insomma altre domande, penso di essere No. esaustivi. Sì, 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 la chiudiamo qui anche perché diciamo è stata più lunga di quanto avevamo programmato, ma vedo che molte persone sono rimaste online e quindi Beh, penso che sia stato quindi vabbè, allora interessante. ricordiamo che chiunque fosse interessato alla Quantum Healing può contattare insomma Cettina o me per avere maggiori informazioni su quelli che poi saranno gli incontri qui a Ischia in sede. Eventualmente chi si trova lì dalle tue parti a Londra può ecco, contattare e venire da te in sede, quindi insomma fare questo lavoro con te in Inghilterra. E che altro? Grazie a Oppure tutti per aver possiamo... partecipato, insomma, grazie Sì, a te, questa Cettina. è la terza opzione, diciamolo, nel senso che chi, cioè, chi non si può spostare a Londra o chi non è a Ischia, basta che mi dica dov'è, perché probabilmente ci saranno altre persone da quella zona che sono interessati. Io me lo segno, quando raggiungo un certo numero di persone li contatto tutti e ci si organizza. Quindi sì, Ma noi ti c'è vogliamo qui, possibilità. Cettina, noi ti vogliamo qui a Ischia comunque. Della Ischia. Noi ti vogliamo qui e non ti lasciamo andare più via, Ecco. sappilo. Va bene. Va bene, Allora, grazie. grazie Giovanna.
Grazie a e te grazie a Cristina, grazie a tutti tutti. quelli che insomma ci hanno guardato. Vi ripeto, per eventuali domande contattate me, contattate Cettina, avete tutti insomma i contatti Facebook e Ecco, abbiamo perso ah no, ecco, si era interrotta un attimo. intanto vado via, poi torno. E quindi insomma dicevo alla prossima, grazie mille, grazie per le vostre Alla domande, prossima. grazie per Sì. Ti ogni cosa inviteremo bella. per il prossimo live. Ciao a tutti. Ciao Ciao, Rona, a ciao, ciao, presto. ciao. Ciao.